Ciao a tutti e benvenuti da Bilalla. In questo video vedremo come preparare una decorazione floreale utilizzando la Sculpture Past che abbiamo preparato precedentemente in casa. Per sapere come si prepara questa pasta vi lascio il link al video. Quindi per iniziare vediamo che cosa ci occorre. Oltre al nostro impasto di base ci occorreranno le polveri di stucco e gesso di Bologna. Inoltre ci occorreranno delle spatoline come queste, almeno un paio, una base liscia e non porosa su cui lavorare l'impasto, che può essere una lastra di vetro oppure va benissimo anche una piastrella smaltata, della carta assorbente tipo da cucina che faremo a pezzettini e ci aiuterà a mantenere in forma la decorazione che andremo a fare, un ripiano rigido su cui metteremo della carta da forno e su cui appoggeremo la decorazione fresca nell'attesa che si asciughi, a meno che decidiamo invece di applicare direttamente la decorazione fresca sul supporto che vogliamo decorare. Vi ricordo che questo impasto può anche essere colorato prima di essere lavorato e in secondo luogo la grandezza dei fiori la dovete stabilire voi in base al tipo di decorazione che volete fare. Ovviamente più è grande la decorazione che farete e più i fiori è conveniente che siano di misura un po' più grande. Quindi partiamo con la decorazione. Vedete che l'impasto base che abbiamo preparato 24 ore prima è molto spumoso e leggero. Quindi prendiamo un pochino di questo impasto e lo mettiamo sulla piastrella. Io consiglio di fare un poco per volta perché comunque una volta aggiunte le polveri tenderà ad asciugare abbastanza velocemente. Quindi prendiamo le due polveri, lo stucco e il gesso di Bologna e li aggiungiamo un poco alla volta, un mezzo cucchiaino per volta, un po' dell'uno, un po' dell'altro. Ecco, qui non c'è una misura che vi posso dare precisa, quindi bisogna andare un po' a occhio aggiungendo un poco per volta una e l'altra polvere e mischiamo finché otterremo la giusta consistenza dell'impasto. Allora, l'impasto ideale che dovremmo ottenere è come questo, che vedete che è abbastanza asciutto, non è più molle, però non è neanche troppo asciutto, non è secco. Se vi accorgete che avete ecceduto con le polveri, potete comunque rimediare aggiungendo un po' di acqua oppure un po' dell'impasto base. Prima di iniziare tenetevi a disposizione anche un barattolo con un po' di acqua e un pennellino perché ci serviranno per sistemare i petali. Quindi con una spatolina pulita andiamo a raccogliere l'impasto un poco alla volta con questo movimento. Vedete che dopo un po' inizia ad uscire sul lato e dietro otteniamo delle venature proprio come in un petalo. Quindi continuiamo, ci aiutiamo con le dita per togliere eventuali granelli di pasta. E poi appoggiamo sulla tavolozza, facciamo questo lavoro e togliamo un pochino di pasta in eccesso sui lati. In questo modo abbiamo ottenuto un petalo che andiamo a prendere con un'altra spatolina pulita e lo appoggiamo sulla carta da forno. A questo punto possiamo utilizzare questi pezzettini di carta casa
proprio per infilarli sotto il petalo e dargli un po' di forma, perché non rimanga troppo piatto. Poi ci possiamo aiutare anche con il pennellino imbevuto in un po' di acqua per andare a lisciare eventuali parti che magari sono rimaste un po' imprecise, e questo ci servirà anche quando andremo ad unire gli altri petali, perché farà anche un po' da collante. Per la maggior parte dei petali io preferisco farli a parte, lasciarli asciugare un paio di minuti in maniera che non rimangano troppo morbidi, e allora poi li prendo e li sovrappongo agli altri per completare il fiore. Se a fare il petalo in questo modo avete difficoltà, potete usare un metodo alternativo, che è quello di prendere un po' dell'impasto e poi con la spatolina andare a fare proprio una sorta di appiattimento all'interno, in maniera che vedete che si forma già naturalmente la forma di un petalo o di una foglia. E poi anche qui con il pennellino inumidito nell'acqua, inumidito e scolato, andiamo a pennellare i lati del petalo in maniera da togliere le parti, diciamo, più ruvide. In questo modo possiamo anche dargli esattamente la forma che vogliamo. Se vogliamo un petalo un po' più largo, per esempio, in questo modo qua. E possiamo anche, sempre con il pennello, fare delle venature, il segno delle venature praticamente. Quindi anche questo è un metodo per fare dei petali che poi potrete sovrapporre. Oppure anche utilizzarlo per fare le foglie. E adesso andiamo ad unire i petali. Ci aiutiamo anche con questi pezzettini di carta, che andremo poi naturalmente a togliere una volta che il lavoro sarà completamente asciutto.
e con il pennellino imbevuto in un po' di acqua andiamo a toccare un pochino in maniera che faccia anche da collante fra le due parti.
quando i fiori sono completamente asciutti, e tenete conto che per questo tipo di impasto i tempi di asciugatura sono piuttosto lunghi, quindi occorrono 48 ore per avere un fiore completamente asciutto, quindi solo allora possiamo intervenire per togliere i pezzettini di carta che avevamo inserito all'interno per dare forma al fiore. Quindi delicatamente andiamo ad estrarre. Ed ecco che il nostro fiore è pronto. Facciamo lo stesso lavoro con tutti i fiori e quindi possiamo poi procedere alla decorazione vera e propria. Se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciatemi un like e condividetelo sui social con chi ha la vostra stessa passione. Usate i commenti per fare domande o per proporre nuovi argomenti per i prossimi video. E se vi fa piacere continuare a seguirmi, iscrivetevi e cliccate sulla campanella per sapere sempre quando pubblicherò un nuovo video. Grazie per la visione e ciao!